Benvenuti nel video numero 3 della serie Realizziamo un mobile parametrico. Vedremo subito come poter unire, raggruppare due nodi in un unico solo. Quindi selezioniamo questi due nodi, Divide e Subtract, li duplichiamo con Shift D, adesso li raggruppiamo con CTRL più il tasto G e otteniamo questa situazione. Adesso colleghiamo il primo valore di divide all'input, lo rinominiamo con la grandezza, il valore A, chiamiamo A la prima grandezza, chiamiamo anche il nodo in modo opportuno, lo chiamiamo A diviso 2, così comprendiamo quello che il nodo fa. Divide per 2 la grandezza A. A questo punto colleghiamo anche l'uscita dell'output della sottrazione, colleghiamo la grandezza che viene ridotta nell'input, quindi nell'input chiameremo questa grandezza B. Invece nell'etichetta del subtract possiamo scrivere quello che effettivamente succede, quindi B, la grandezza B che viene ridotta della metà di A, quindi di A diviso 2. Adesso possiamo uscire con il comando Tab. Questo è il node group che abbiamo ottenuto. Possiamo dare anche un'etichetta al node group, quindi abbiamo detto B meno A diviso 2, ci ricorda quello che è la formula che questo nodo realizza, e possiamo anche qui nelle proprietà scrivere la stessa identica cosa, B meno A diviso 2, in modo da poterlo richiamare. Infatti, se noi premiamo il tasto Shift A e quindi andiamo sulla voce Group, vediamo che in fondo abbiamo node group B meno A diviso 2, quindi ogni qualvolta possiamo sempre richiamarlo. Così abbiamo riassunto due nodi in un unico nodo, in un gruppo di nodi. Quindi cancelliamo questo nodo. Adesso la grandezza che viene divisa è lo spessore del ripiano, la grandezza che invece va a ridursi è l'altezza, quindi la mettiamo in B, togliamo questo nodo, questo collegamento, e inseriamo il nuovo collegamento. Ecco che è esattamente la stessa situazione come prima, quindi questi due nodi che adesso non servono più possiamo anche cancellarli. Bene, facciamo la stessa cosa per i nodi multiply e subtract. Duplichiamo i nodi, raggruppiamo i due nodi, CTRL più G, e otteniamo questa situazione. Quindi colleghiamo il valore value al group input. Per evitare casi di omonimia cambiamo questa grandezza e adesso portiamo fuori anche la seconda grandezza e la chiamiamo F. Quindi sul nodo multiply l'etichetta sarà E per 2, mentre su subtract avremo F meno E per 2. Questo magari lo memorizziamo. Facciamo copia. Ok. E qui colleghiamo l'uscita. A questo punto comando Tab e otteniamo questo nodo qui.
andiamo nella label, scriviamo f per meno e per 2 e lo stesso nelle proprietà del node group punto e ricopiamo f meno e per 2. Quindi questo nodo andrà a sostituire il multiply e il subtract. Quindi la grandezza che viene moltiplicata, in questo caso abbiamo detto che è la E, per cui lo spessore del fianco va nella grandezza E. Mentre per quanto riguarda la grandezza che invece viene ridotta è la larghezza va in F. Questo deve andare a sostituire il link della X. Quindi ecco qua. Proviamo se la larghezza va, ok, lo spessore dei fianchi, ok, è tutto come prima. Quindi adesso possiamo prendere questi due nodi e cancellarli. Anche questo abbiamo sostituito con un nodo che a sua volta è richiamabile, ben due nodi. Quindi due nodi di prima più altri due nodi. Per richiamarli, ripeto, Shift A, menu Group, e qui possiamo scegliere se si tratta del primo della grandezza B meno la metà della grandezza A, oppure la grandezza F meno il doppio della E. Bene, il video termina qua. Se vi sta piacendo questa serie di video riguardo a realizziamo un mobile parametrico, fatemelo sapere e ricordatevi di mettere un like che sarà molto gradito. E con questo arrivederci alla prossima volta.